Ok, siamo appena arrivati sul fiume in un tratto dove dove credo che troveremo il pesce che oggi stiamo cercando e anche di buona taglia. Quindi andiamo. Eccoli lì, come previsto, sono lì. Eccolo qui il pesce che volevamo catturare, un vairone, il Telestes muticellus. Siamo venuti a prenderlo proprio per poterne osservare da vicino e per bene la livrea, e in particolare la livrea dei vaironi di questo fiume, perché in ogni fiume i pesci hanno una livrea diversa, come ben sappiamo. Adesso questo è Vispo. Le caratteristiche principali della livrea dei vaironi sono questa banda scura, che adesso si è un po' schiarita perché i pesci adattano sempre la loro livrea in base all'ambiente dove sono. Nell'acquario c'è molta luce, è un ambiente molto chiaro e di conseguenza anche il vairone si è schiarito. In ogni caso i caratteri distintivi di questa livrea sono la striscia scura, un'area più chiara, giallastra, dorata, marroncina al di sopra della striscia scura e una schiena che è di nuovo dello stesso colore più o meno della fascia. E in più abbiamo questa cosa molto particolare che è l'attaccatura della pinna pettorale. Presenta una macchia arancione che sott'acqua è anche ben visibile, identifica questi pesci in maniera netta. Quindi sicuramente nella nostra livrea andremo a imitarla. Siamo tornati al lab e adesso cercheremo di riprodurre la livrea dei vaironi che abbiamo catturato l'altro giorno. Per fare questo mi sono già preparato alcuni real deal da 9 cm con un fondo argentato che ha un pattern fatto con dei piccoli pallini. Questi pallini ricordano un po' le squame piccole e tondeggianti dei vaironi, quindi partirò da questa base alla quale applicherò dei colori e il pattern tipico dei vaironi. Ok, dopo aver mascherato le palette con un po' di nastro di carta, procediamo con il verniciare la pancia di bianco, che è un tratto distintivo dei vaironi ma come di molti altri pesci foraggio. Adesso faremo quella parte un po' più chiara tra la linea che si vede sul fianco del vairone e il dorso. Abbiamo fatto la base, facciamo la stria laterale del vairone e ci avvarremo dell'utilizzo di una mascherina o stencil. Manca solamente quella macchietta arancione distintiva che abbiamo potuto osservare alla base delle pettorali. La vernice si è ormai asciugata, quindi ho preparato un po' di resina alla quale provvedo a mischiare alcuni glitter sul marroncino per aggiungere ancora un po' di texture alla livrea. È ancora tutto buio e sono venuto a prendere Federico al lab perché doveva vedere ancora qualcosina prima di arrivare sul fiume. Vediamo.
dovrebbe essere già qui. Eccolo. Belli. Buongiorno. Ok, sono le 4:30 del mattino e stiamo raccogliendo le esche che abbiamo resinato ieri. Adesso le armo con le solite ancorette, alle quali ho già preventivamente schiacciato gli ardiglioni, così poi in pesca non me ne devo preoccupare. Anche in questo caso sto montando ancorette super robuste, sempre le Fangs 62 di BKK, perché il tratto di fiume che affronteremo stamattina ospita pesci di taglia importante, importantissima, quindi doverli perdere per un'ancoretta, uno split ring che cede non è proprio contemplato per quanto mi riguarda. Sono le 5:15, siamo appena arrivati sullo spot, adesso ci vestiamo, ci mettiamo i waders, affrontiamo il fiume con i vaironi che abbiamo fatto per cercare di insidiare qualche trota. Oggi affrontiamo il fiume che abbiamo più vicino a casa, è praticamente l'unico fiume da trote della provincia di Roma. In particolare siamo in un tratto molto conosciuto, un tratto basso che purtroppo attira anche l'attenzione molto negativa di tutta una schiera di pescatori che pescano in maniera illegale, perché pescano con il bigattino e tendono a trattenere quasi tutti i pesci. Di conseguenza è un ambiente dove riuscire a catturare una trota è molto difficile per diversi aspetti, ma è un ambiente che proprio per le sue caratteristiche, essendo molto ampio con tanti ripari e tantissimo cibo, ospita tuttora, nonostante la fortissima pressione e il fortissimo prelievo, dei pesci incredibili che però sicuramente non sono facili da far abboccare, quindi vedremo, ci proviamo. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi temporali e quindi l'acqua del fiume sicuramente non sarà limpidissima, il meteo è un po' variabile, adesso in questo momento è abbastanza sereno, ma ci sono delle nuvole in passaggio, quindi le condizioni sembrano molto interessanti, quindi magari oggi è il giorno buono che uno di questi pesci si faccia vedere. Sì. Pesce, pesce! Presa di traverso, assolutamente presa di traverso sul jerk. Wow! Piccola, ma è completamente di traverso. Ecco fatto, ora mi tocca fare le acrobazie. Pure una bolla. Questa purtroppo è una trota di immissione che, nonostante si sia abbastanza inselvatichita, rimane comunque un pesce di qualità molto bassa purtroppo. Spesso questi pesci, quando attaccano i jerk, non sono proprio molto decisi, tendono a girarli, a fargli le capriole intorno, e quindi il rischio di agganciarli sul corpo è alto, soprattutto questi pesci non selvatici. Lungo il sentiero abbiamo trovato uno spuntino. Che roba. Pesce, pesce, bella. No, non è vero, l'ho strappato di lato, vaffanculo. Polla. Da questa polletta capiamo quanto foraggio e quanto cibo c'è in questo fiume. Guardate la stazza e la panza di questo pesce, sono incredibili.
pinnette brutte atrofiche da vasca. Adesso la rilasciamo. Oggi stiamo pescando un tratto di fiume molto basso e sicuramente molto battuto. Al momento sto alternando l'imitazione di vairone che abbiamo preparato ieri al jerk al 97 Slim, con il quale ho catturato quei 2 pesci orribili di prima, che sono frutto delle semine che vengono fatte, diciamo, a fine stagione e poi rimangono nel fiume per tutto l'inverno fino alla primavera e estate, quando poi vengono generalmente decimate e estinte dai padellari. Credo, neanche io. Sto puntando i rami. No. Madonna, un miracolo. Un miracolo. Dai, prego. Oh. Sulla pausa, sul jerk, ho sentito proprio la mangiata netta. Incredibile quanto ha combattuto questo pesce da poco più di 40 cm. Guardate che bellezza questo pesce. Una trota selvatica, nata nel fiume, incredibilmente in forma, incredibilmente grassa. E questo ci fa capire anche perché è così difficile prendere questi pesci. Hanno tantissimo da mangiare e probabilmente per loro è molto facile nutrirsi in questo tipo di ambienti, quindi oltre ad essere estremamente furbe hanno anche tante risorse a loro disposizione. Che pesce, ragazzi, è stupenda, vederla qui nel guadino, così bella, cicciottona, sembra un pesce di burro, è stupenda. Vedi, questa si è proprio appena schiusa, che ha le ali che sono ancora molto poco sviluppate e si vede che è tutta morbida. Oggi sto pescando con la mia canna preferita per andare a caccia di trote grosse. Lancia 21 grammi, quindi 3/4 di oncia, e ha un'azione abbastanza veloce che mi permette sia di lanciare le esche nei punti un pochino più ostici, sia di gestirne poi il recupero, perché sto facendo una pesca di ricerca veloce nella quale ho bisogno di muovere in maniera guizzante i miei jerk, i miei minnow per far reagire le trote. In più, nonostante il grezzo estremamente sottile per via della tecnologia con la quale è stata costruita, questa canna ha una schiena incredibile che mi permette di contrastare le sfuriate delle trote anche più grosse che vivono in questo tipo di posti. Cosa essenziale, perché con tutti gli ostacoli che abbiamo sul fondo vogliamo cercare di arginare il più possibile le fughe dei pesci. A questa canna ho abbinato un mulinello taglia 4000, un modello estremamente robusto e molto potente, con velocità di recupero maggiorata. Tutte caratteristiche che mi aiutano molto in questa pesca appunto veloce, di ricerca, e dove ci si confronta con pesce di taglia. Cosa ho scovato? Non ci posso credere. Wow!
Questo è un nido di gallinella d'acqua. Dentro ci sono 1, 2, 3, 6, 9, 10 uova. Che roba! Adesso richiudiamo bene tutta la vegetazione di modo che rimanga ben nascosto, soprattutto dalle cornacchie che sono ghiotte di uova. Stiamo pescando un tratto di fiume che sembra fatato, nonostante siamo vicinissimi a Roma, ci sono degli scorci ancora che sembrano incontaminati in questo posto. Il sole ormai è abbastanza alto, è in atto una schiusa incredibile, è pieno di insetti di tutte le dimensioni, da microscopici a grossi plecotteri, quindi sicuramente le trote hanno molto da mangiare. Prima ne abbiamo vista una che grufolava sul fondo, un pesce massiccissimo, grufolava con un aspirapolvere, aspirava tutti quanti i gammarus dalla sabbia. Ovviamente le nostre esche non se le ha affilate minimamente. Adesso insistiamo ancora un pezzettino verso monte, vediamo, c'è ancora un paio di buche molto buone, speriamo bene. Pesce! Pesce! Ovviamente presa di traverso. Sembra una trota nativa però del fiume. Oh, oh, oh. Da quando ho preso quella trota prima l'acqua si è sporcata parecchio, probabilmente hanno aperto una chiusa un po' a monte, deve arrivare dell'acqua sporca della pioggia della scorsa notte e ho insistito un po', sempre sullo stesso jerk, è uscita questa trota stupenda, un pesce selvaggio, guardate poi quanto è simile la livrea all'esca che stiamo usando, adesso vi faccio vedere bene anche la trota, guardate che meraviglia di trota, con questi punti rossi fuoco accesi, questa macchia opercolare che è comunque molto vistosa, ha delle caratteristiche che sembrano la trota mediterranea e altre totalmente la trota atlantica. Probabilmente dipende dal fatto che in questo fiume sono stati fatti ripopolamenti per anni e anni con trote atlantiche e purtroppo in particolare con trote puccini che si sono ibridate con le trote mediterranee che abitavano in questo fiume, dando vita a questi fenotipi incredibili. Guardate il colore di questo pesce. Potete vedere che anche questa è una trota assolutamente grassa, bellissima. Quanto fai a questa? 43. Che bellezza ragazzi, questo pesce è stupendo. Ciao. Non è il pesce che stavamo cercando, ma non ho resistito alla tentazione, ho visto un banco di cavedani, in una morta di corrente ho lanciato il jerk, siamo partiti in 3-4 per prenderlo e alla fine se l'ho aggiudicato questo bel mattoncino bronzeo, stupendo, pesce in formissima, in quest'acqua gelida, stupendo. Il sole è ormai alto e si è alzato anche un vento piuttosto fastidioso, quindi è decisamente il momento di andare via, anche perché abbiamo un sacco di lavoro che ci aspetta al laboratorio, ma non prima di esserci fermati a fare colazione. Eccola la nostra colazione, colazione di bufala, la mozzarella di Peppe, 250 grammi di fantastica treccia di bufala, nonché la nostra colazione. Mamma che fame.
Con Emanuele abbiamo rivisto tutte le riprese che abbiamo fatto per girare questo episodio e dopo un bel po' di video e qualche Bloody Mary ci siamo resi conto che è davvero un peccato che nell'episodio vero e proprio poi verrà fuori solamente una parte di tutto il lavoro che c'è stato dietro per girare, per riuscire a catturare queste immagini. Adesso cercheremo di raccontarvi un pochino che cosa significa girare un episodio del genere e come l'abbiamo fatto. Ma stai facendo contesto o stai sperando di prendere il pesce? No, sperando di prendere il pesce, riprendo sempre te. Quando abbiamo deciso di girare questo secondo episodio comunque eravamo usciti da poco tempo dalla quarantena e dallo stare sempre a casa, quindi il fatto di stare quasi tutte le albe della settimana, comunque 2 o 3 albe a settimana sul fiume, non ci pesava, soprattutto perché c'erano un sacco di insettini, un sacco di fauna e flora da fotografare e riprendere. Quante uscite abbiamo fatto per cercare di prendere questo pesce? Se non sbaglio 7? No, di più. 8? Forse 8 uscite. Diciamo che abbiamo scelto sicuramente un fiume molto molto difficile, con caratteristiche molto particolari, la prima tra cui è quella che ci sono pochissime trote. Nonostante il fiume abbia un potenziale gigantesco, è vittima di un prelievo sconsiderato che va avanti da decenni e questo ha fatto sì che la popolazione di trote sia ormai abbastanza esigua, nonostante ancora resistano dei gran begli esemplari e che sono anche poi il motivo per cui siamo andati a pescare in questo fiume, per cercare di catturare qualcuno di questi rari ma ancora stupendi pesci. Sicuramente andare così tante volte a girare è stato molto impegnativo. Anche perché l'abbiamo fatto entrambi in un periodo che era lavorativo normale, quindi ci siamo alzati prestissimo la mattina alle 3, alle 3 e mezza, a volte anche prima, per essere sull'acqua a buio e cercare di portare a casa qualche ripresa, qualche cattura prima dell'orario di lavoro, quindi sicuramente il sacrificio che richiede questo tipo di approccio è grande, perché la fatica fisica è tantissima, quella psicologica forse ancora di più, soprattutto poi come vedremo quando inizi a perdere 1, 2, 3 pesci che sono comunque estremamente rari in questo tipo di ambienti e ti chiedi ma varrà veramente la pena tornare, quando succederà che abboccherà di nuovo uno di questi pesci. Oltretutto ogni volta sul fiume con poche ore di sonno alle spalle, stare dietro a Federico che è una capretta tra le rocce e in mezzo all'acqua non è facile. Soprattutto con l'attrezzatura dietro e cercando di riprendere ogni cosa che succede, quindi dagli insettini a piante, raggi di luce e le trote che attaccano all'improvviso e magari quando è un giorno, è una mattinata intera che sei lì ad aspettare senza vedere nulla e devi essere sempre pronto in ogni istante, infatti non sempre è facile. I pesci che abbiamo cercato sono ovviamente in questo caso delle trote, che sono la mia ossessione in generale, ormai uno dei pesci che cerco di catturare in quasi tutte le mie uscite. Sicuramente le trote che abitano questo fiume, come dicevo, sono pesci molto particolari. Decenni di prelievo hanno selezionato esemplari molto furbi, con abitudini alimentari particolari, che tendono a cacciare o alimentarsi in modi determinati, peculiari, sicuramente anche diversi da quelli che sono i modi classici di alimentarsi delle trote. Questo perché? Perché i pesci che abboccano più facilmente ovviamente vengono prelevati e quindi non possono trasmettere i loro geni, mentre invece i pesci che hanno un'abitudine alimentare o sono particolarmente diffidenti riescono a sopravvivere, non vengono catturati e quindi trasmettono questo patrimonio genetico che comprende ovviamente anche la diffidenza e la difficoltà nell'essere catturati. Questo fa sì che dopo un arco di tempo nel fiume si crea una popolazione di trote che magari è anche stabile, però è fatta di esemplari che sono stati selezionati appunto in base al fatto che non mangiano. Abbiamo scelto specificamente un periodo nel quale c'erano tutta una serie di condizioni che si sono allineate partendo dalla temperatura dell'acqua, il livello dell'acqua, lo stadio di avanzamento dei vari insetti, il momento proprio della stagione e addirittura le fasi lunari hanno coinciso tutte in un periodo che era particolarmente propizio e infatti abbiamo anche avuto dei riscontri piuttosto importanti. La prima trota che abbiamo visto attaccare con violenza l'esca è stata sbalorditiva perché è partita a cannone sul 97 slim, recuperato velocissimo quando stavamo quasi per andare via dopo credo la prima o la seconda uscita sul fiume. All'ultimo lancio. All'ultimo lancio, sì.
E io ho gridato, perché in realtà non stavo guardando la camera o il display, ma stavo guardando la trota che è comparsa in un istante, ha fatto schizzi in acqua, sta in un angolino dell'inquadratura e poi, come se non fosse successo nulla, ha sputato l'esca e è scomparsa. Boh! Boh! E lì potevamo aver chiuso l'episodio. Il secondo pesce, che devo dire, agganciato pescando a jerk, io ero a monte rispetto al pesce, la mangiata è stata buona, però ovviamente ho cercato di portarmi più velocemente a valle possibile rispetto al pesce, quindi sono corso con la corrente per posizionarmi appunto a valle della trota per fare in modo che non si slamasse, perché quando si pesca a jerk il problema grande è che non sai mai come è agganciata, e quindi essere a monte rispetto alla trota che si comincia a rotolare, sbatte la testa sfruttando la corrente, vuol dire perderla al 99%. In questo caso l'ho persa uguale, quindi non ci ho potuto fare niente. Pesce, grossa, grossa, Panni! No! Devo dire che in particolare l'ultima trota che ho perso è stata una vera pugnalata, perché era un pesce enorme, il più grosso che abbia mai agganciato su questo fiume sicuramente. L'ho vista nitidamente inseguire il mio artificiale in 1,5 metri d'acqua, il mio jerk, scartando destra e sinistra con un'agilità sorprendente per un pesce di quella mole, fino a arrivare circa, non so, 6-7 metri da me e prendere il jerk proprio con la punta del becco, e lì, insomma, avete visto quello che è successo. Sto succedendo qualcosa? Non credono. Non mangi una trota? Sì. Una trota mangi. Fernando? Ecco.